said you'd never fall in love again. Ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Cassandra e sono la fondatrice del travel blog Viaggiando a Testa Alta. Potete trovare sul sito www.viaggiandoatestalta.it, su Facebook, Instagram e qui su YouTube con il nome del blog Viaggiando a Testa Alta e su Twitter con il mio nome e cognome, Cassandra Testa. Oggi è il mio compleanno, mi raccomando segnatemi la data, il 14 aprile, così l'anno prossimo non ve ne dimenticherete. E oggi andremo a fare una bella giornata sulle isole del Lago Maggiore. Visiteremo l'isola Bella e l'isola Madre. Sono arrivata a Stresa, circa un'ora di macchina da Milano. Per parcheggiare vi consiglio nei dintorni della stazione, che è situato circa 1 chilometro dall'imbarcadero. Sono una passeggiata di 10 minuti, però almeno avete tutti i parcheggi gratuiti e non dovete pagare. Invece nei dintorni dell'imbarcadero costa 1,50 € l'ora e 12,50 € tutto il giorno. Le isole Borromeo e la Rocca di Angera sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 5:30. È previsto un biglietto d'ingresso che potete acquistare dal loro sito, anzi ve lo consiglio così potete evitare la coda e accedere direttamente. Come biglietto d'ingresso vi consiglio il combinato dell'isola Madre e l'isola Bella al costo di 21 €. Naturalmente sul sito ci sono anche altre combinazioni, scegliete voi la migliore. Dopo l'acquisto vi verrà mandato un QR code che dovete mostrare all'ingresso. Ovviamente, essendo delle isole, le potete raggiungere in battello e vi consiglio l'associazione navigazione Isole Borromeo a cui mi sono affidata. Siamo arrivati alla prima tappa, l'isola Madre. L'isola Madre, una delle attrazioni principali, è uno splendido giardino botanico con tantissime piante di specie differenti. L'isola Madre, conosciuta in passato anche come isola di San Vittore ed isola Maggiore, è la più grande dell'arcipelago delle isole Borromee del Lago Maggiore, di cui fanno parte anche Isola Bella, Isola dei Pescatori, Isolino di San Giovanni e Scoglio della Malghera. La storia dell'isola iniziò nel 1502, quando la famiglia Borromeo iniziò i primi lavori di trasformazione. L'ancellotto Borromeo volle trasformarla in una splendida residenza privata. Nel 1542 il giardino era quasi completo e più o meno 40 anni dopo Renato I Borromeo iniziò la sistemazione del palazzo. I lavori si conclusero verso la fine del 1700 e ad oggi l'isola non ha subito più cambiamenti. Molti premi ed è stato anche nominato l'albero più bello del mondo. Purtroppo nel 2006 è stato abbattuto da una tromba d'aria, ma grazie a una grande opera di botanica è stato ricostruito e adesso è ancora qui che si legge in tutto il suo splendore. Al centro del giardino botanico sorge il Palazzo Borromeo. Il palazzo sorse sui resti di una chiesa con abside e pianta quadrata e venne aperto al pubblico a partire dal 1978.
Sono presenti diverse stanze e dai suoi balconi e finestre si gode di una splendida vista sui giardini e sul lago. Stiamo andando all'imbarcadero dove prenderemo di nuovo il traghetto per l'isola dei pescatori, dove troveremo un posto dove mangiare. Breathing hardly, bed called me, playing freaky, and let's chase some butterflies down in the park. You love me like you did at the park. Per l'evito di pranzare al ristorante Casabella, dove ho preso il menù fisso che comprendeva un piatto di linguine al ragù di pesce e anche il dolce, un buonissimo tortino al cioccolato al costo di 18 euro, più l'acqua di 3 euro. Rispetto agli altri è molto buono, ve lo consiglio. Siamo arrivati all'ultima tappa della giornata, eccoci sull'Isola Bella. Daily, and I'm gonna wait for you. I'm gonna wait for you. Fino al 1630 l'isola era abitata solamente da qualche pescatore con 2 piccole chiese ed alcuni orti. La famiglia Borromeo, già proprietaria dell'isola madre, nei primi decenni del 1600 si interessarono a quest'isola ed iniziarono gli immensi lavori di trasformazione che impiegarono centinaia di architetti, ingegneri, stuccatori e pittori. I lavori continuarono ininterrottamente per secoli e terminarono solamente nel 1948 con la realizzazione del nuovo salone, della facciata settentrionale e del molo. L'immenso palazzo Borromeo copre gran parte dell'isola. Si tratta di un palazzo in stile barocco con interni arredati in modo minuzioso con immense stanze che ti faranno rimanere a bocca aperta. Anche su quest'isola sono presenti dei giardini. Sono composti da 10 terrazze sovrapposte a piramide mozza. La parte alta è anche chiamata anfiteatro ed ospitava spettacoli e rappresentazioni all'aperto. All'interno del giardino si alternano aree verdi, statue e ricchi decori architettonici. I'm gonna wait for you. Play with me through the fire daily, and I'm gonna wait for you. I'm gonna wait for you. Just one look into ourselves can make us feel good, can make us feel good. But we look outside, oh, we look in the past, and that's what we are, and that's what we are. All we know is that we are here looking for the answers of life, but we are too blind to recognize. Come qui ragazzi sono già ritornata a Stresa, la giornata è già finita. Ringrazio nuovamente Navigazione Isole di Borromeo per i biglietti del battello verso le isole. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella in modo da restare sempre aggiornati sui prossimi video. Al prossimo video.